parola di oggi è fede. Fede, sì. Che in greco io so che si dice pistis. Pistis. Ecco, ma in ebraico? Ma la parola che di solito viene tradotta con questa parola italiana è emunah, Emunah. che però vuol dire una cosa leggermente diversa. Sì. Perché emunah deriva da una radice che significa essere fermo, essere stabile, essere fisso e dunque essere degno di fiducia, essere un punto di riferimento, eccetera. Mentre il pistis del greco deriva da pisteo, che significa piuttosto ritenere per vero, avere per vero. Quindi è un po' più legato ai concetti che non Sì, esatto. Beh, questo è abbastanza tipico della lingua greca, Sì. che è sempre un po' tende un po' all'astrazione, questo è vero, anche se non bisogna esagerare nel contrapporre mentalità greca a mentalità semitica. Però è vero che la parola emunah, Ma Emunah c'entra con Amen? sì, certo, è la stessa radice. Ah. In ebraico è l'affidabilità, quindi la costanza, il fatto che si può essere certi di una persona, di una cosa, di una realtà. È quello che viene detto nel famoso testo del profeta Abacuc, che dice: il giusto vivrà per la sua fede. Allora, la sua fede intesa in questo senso, cioè la sua costanza, la sua certezza. Sì, Però attenzione, la fede, la emunah, non è soltanto la fede dell'uomo, ma è anche la fede di Dio, cioè anche Dio ha la fede da questo punto di vista. In che senso? Nel senso che di Dio ci si può fidare, Dio è un appoggio certo. Cioè fedele in questo senso. Fedele, no? Poi evidentemente il fatto che nel Nuovo Testamento la parola fede, pistis, serva per tradurre questa parola ebraica, ma abbia anche il suo aspetto semantico che deriva dal verbo pisteo, credere, cioè ritenere per vero, ti credo, ritengo che le cose che tu dici siano vere, no? Allora fede diventa anche il fatto che io aderisco a determinati concetti, aderisco a determinate verità, a determinati punti fermi. E questo dà origine al fatto che noi usiamo sostanzialmente la parola fede, fides, in latino e pistis in greco, in due accezioni diverse, che la tradizione chiama l'una fidesque e l'altra fides qua. Cioè la fede che si crede, sì. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e la fede con la quale si crede. Cioè l'atteggiamento di fiducia di fiducia che io ho nei confronti delle persone e dunque tanto più nei confronti di Dio che si rivela. Ma quindi se gli apostoli dicono aumenta la fede, di che fede stanno parlando? Appunto, di che fede stanno parlando? Uno lì per lì dice, in realtà non stanno parlando della fede che si crede, quindi degli articoli di fede, anche perché difficilmente si può pensare di aumentare. Quello uno ci crede o non ci crede. Cioè, se credo in Dio non è che non posso mica credere un po' in Dio. Appunto, non posso credere un po' in Dio o un po' che Gesù Cristo è il figlio di Dio, un po' no. Evidentemente o ci credo o non ci credo, per cui o aderisco a una cosa o non vi aderisco. Mentre aumentare la fede significa aumenta il nostro affidamento a te. Però bisogna comunque stare attenti al fatto che è giusto mantenere questa categoria, questa distinzione fra la fede che si crede e la fede con la quale si crede, però non bisogna neanche esagerarla, perché vediamo che il Vangelo di oggi, il Vangelo di questa domenica, ma in generale l'atteggiamento evangelico rispetto e l'atteggiamento della Sacra Scrittura rispetto alla fede è il fatto che la fede è sempre risposta, cioè la fede con la quale uno crede, quindi la fiducia, ecco, è sempre risposta al fatto che c'è qualcuno degno di fiducia e dunque che il concetto in realtà non è un concetto, è una presenza. Allora è Gesù che è il fedele, che è lì presente, che è lì che parla, e i discepoli domandano di fidarsi di più di lui perché riconoscono in lui la presenza di Dio. Se non riconoscessero la presenza di Dio sarebbe stupido l'affermazione. Invece adesso nel mondo attuale, nella maniera attuale di certe impostazioni, di certe proposte politically correct della catechesi e dell'ambiente ecclesiale, secondo me molto spesso si tende a distinguere le due cose, no? Per cui lasciamo perdere ciò che ci divide, e questo è
ciò che ci divide sarebbero gli articoli di fede, no? Ma andiamo a ciò che ci unisce. Allora, cos'è che ci unisce? Sarebbe la nostra affidabilità, la nostra fiducia e la nostra bontà. Ma a questo punto è qualcosa di sospeso totalmente nel vuoto, che non ha più nessun riferimento biblico, perché per la Bibbia è chiaro una cosa, che la fede la si dà a qualcuno, la fede la si dà a una presenza. E la si dà attraverso credere quello che lui dice. E la si dà attraverso il credere ciò che lui dice, per cui io non mi posso fidare di qualcuno mettendo fra parentesi chi è quel qualcuno. Certo. Io non mi posso fidare di Dio dicendo che però in fondo il mio Dio e il tuo Dio sono la stessa cosa e quello che Dio dice di sé Fa niente. fa niente. Certo. Sì, perché sennò... L'importante è essere buoni. Per cui la fiducia, l'affidabilità deriva dalla fede intesa nel senso di credere alle cose che cose che Dio dice, no? È vero che le due cose vanno sempre congiunte, perché uno può anche credere nelle cose che Dio dice e poi in realtà non affidarsi a Dio. È il famoso paradosso di San Giacomo del diavolo monoteista, no? Chi? L'apostolo Giacomo dice: tu credi che c'è un Dio solo, fai benissimo, anche il diavolo ci crede. Ah beh.